Honda CB650F, eccola qui la Naked di media cilindrata di casa Honda. Vediamo un pochino più nel dettaglio quali sono le cose nuove sulla CB650F del 2017. Dal punto di vista estetico risaltano i nuovi convogliatori ai lati del serbatoio che hanno un disegno più spigoloso, ma tra l'altro sono stati rivisti anche a livello di passaggio dell'aria per poter generare un flusso interno al telaio e togliere un pochino di calore nella zona qui posteriore dove c'era l'ammortizzatore. Lo styling è nuovo anche nel frontale dove campeggia questo faro a LED. La moto quindi è molto più spigolosa, molto più aggressiva rispetto all'edizione precedente. In particolare la moto che vedete qui ha una serie di accessori. Per esempio il puntale è un accessorio, così come il codino coprisella. I parafanghi Carbon Look, sia l'anteriore che il posteriore, i cerchi con il bordino rosso e anche questo piccolo cupolino fumé è un accessorio. Fra le novità del modello 2017 ci sono il manubrio che è cambiato, è diventato un pochino più basso e questo ha permesso una guida un po' più avanzata, un pochino più dinamica. È montato sempre su dei riser ma a loro volta su supporti elastici. Un'altra cosa che possiamo vedere da questa angolazione è la nuova forcella Showa da 41 mm che si segnala per avere delle nuove valvole dual bending ed è regolabile nel precarico molla su 7 posizioni. Non cambia invece l'ammortizzatore posteriore che è sempre montato inclinato, non ha il rinvio progressivo, è regolabile nel precarico molla ed è mosso da un forcellone in lega di alluminio. Novità anche nell'impianto di scarico, perché in apparenza sembra lo stesso, in realtà ha un disegno un pochino più aggressivo, sono cambiate le camere interne, quindi anche il rumore è diventato un po' più vivace, nonostante sia omologato Euro 4, la rumorosità è migliorata. Sono confermati i 4 collettori di scarico con questo andamento AS che c'era visto la prima volta sulla CB400 del 1975 e poi era stata ripresa anche sulle CBX degli anni successivi. Il motore è il noto 4 cilindri in linea, bialbero, distribuzione 16 valvole, catena di distribuzione vedete sulla destra. È cambiato perché deve rispondere alla normativa Euro 4, quindi sono stati rivisti i condotti di aspirazione che sono più corti, sono stati rivisti quelli di scarico e soprattutto insieme anche alla rivisitazione dell'impianto di iniezione e degli SH, questo ha portato un aumento della potenza di circa 4 cavalli. Ora sono dichiarati 91 cavalli a 11.000 giri. La coppia invece di 6,3 kg a 8.000 giri. Sempre in tema meccanico, un'altra modifica è il cambio che vede i rapporti della seconda e la quinta un pochino più corti. Questo ha permesso di avere chiaramente più accelerazione ma anche un pochino più di ripresa. L'impianto frenante verte su dischi da 320 mm, vedete un profilo margherita, sono flangiati direttamente sul cerchio da 17, le pinze Nissin a 2 pistoncini sono di nuovo tipo, le ruote sono appunto da 17 e montano pneumatici generosi come sezione, davanti un 120/70 e al retrotreno un 180/55. Il disegno del forcellone si vede bene da questo lato, è asimmetrico. Il telaio è una costruzione in acciaio con doppia trave superiore a sezione rettangolare e un telaietto posteriore in tubi d'acciaio a sezione tonda, vedete saldato la struttura principale. Ci sono alcuni compromessi con la costruzione, ma che sono assolutamente in linea con quello che è poi il costo finale. Il peso dichiarato con il pieno di carburante è di 208 kg. Il cruscotto utilizza 2 quadranti tipo LCD, quello di sinistra indica la velocità e poi c'è la corona esterna per il contagiri. Sulla destra le informazioni tipiche, quindi livello carburante, consumi, tachimetro parziale totale e ora. Ci sono poi delle spie, quelle tradizionali per il cambio, segnala la marcia in folle, l'ABS all'avviamento, la pressione olio. La leva del freno presenta la regolazione su 5 posizioni, la frizione invece è priva di regolazione. Sono 3 le colorazioni che arriveranno in Italia, la rossa che vedete qui, un'altra a base nera e una bianca. Il prezzo è di 7.750 euro. Aggiornata in pochi dettagli molto mirati, con un miglioramento che si percepisce immediatamente perché il nuovo manubrio dà un controllo migliore. Il motore è esattamente come lo conoscevamo, ha migliorato un pochino l'erogazione ma soprattutto agli alti. Il cambio accorciato tra la seconda e la quinta marcia
ha aumentato le doti di accelerazione, ma soprattutto quelle di ripresa quando appunto si esce dalle curve un po' più lente. E danzare fra le curve è la cosa proprio più divertente con una naked di questa cilindrata, perché alla fine pesa poco più di 200 kg con il serbatoio pieno, ha una bella leva di manubrio, maneggevolezza molto spiccata, e le prestazioni su una strada come questa ci sono tutte. Chiaro, se volete schizzare velocemente dovete tenerlo un po' su di giri. Questo è abbastanza tipico dei 4 cilindri di cilindrata non elevata. Adesso guardate con la sesta, 1200 giri, 29 orari. Adesso stiamo facendo tutto con la sesta e non è che non ci si muove, chiaro, su una curva come questa ci si pianta un po', però vedete che esce lo stesso bene. Questo è per farvi capire il tipo di erogazione. D'altra parte stiamo spalancando da 3000 giri, insomma, quindi però non è che affoga, sentite. Chiaro, se poi invece mettiamo la quarta e lasciamo questa, ovviamente cambia la musica. Naturalmente non ci sono controlli di trazione, mappe, ma non è assolutamente il caso di averle su una moto di questa impostazione, che tra l'altro ha una grande attenzione anche al costo finale, quindi quello che dà va commisurato sicuramente al prezzo, più che in altri casi. Chiaro, quando si guida con un ritmo un pochino più brillante si vorrebbe un disco anteriore un pochino più pronto. Qua la potenza c'è, bisogna però spremere un po' la leva e a quel punto si perde un filo di modulabilità. L'ABS non è un corner ABS, per cui insomma bisogna staccare forte a moto dritta e mollare i freni quando si imposta. Il freno posteriore non è potentissimo, contribuisce comunque a mantenere la moto bene in assetto. È chiaro che questa è la strada ideale per divertirsi. C'è qualche avvallamento, ma la forcella alla fine ha una bella taratura, ha una buona geometria di sterzo, non tende assolutamente a allargare l'accelerazione, anche se un pochino si siede, andrebbe un po' più precaricata. Adesso la regolazione è un po' morbida. Insomma, di sicuro vi divertirete su una strada come questa, non c'è assolutamente dubbio, che poi è lo scopo di una naked di questo tipo, il divertimento, ed è facilmente alla portata di tutti poi, tra l'altro.